In questa lezione parliamo del posizionamento del basso elettrico. A questa lezione è collegato un approfondimento sull'accordatura del basso elettrico. Ho voluto iniziare con una piccola introduzione musicale perché mi sono reso conto che nella scorsa lezione non ho suonato neanche una nota e dunque ho pensato di farvi cosa gradita suonando un mio arrangiamento per basso solo di un tema tratto dal repertorio jazzistico There Will Never Be Another You, anche per ringraziarvi di essere nuovamente in mia compagnia per questa seconda lezione che tratterà il posizionamento dello strumento. Nella scorsa lezione abbiamo parlato della scelta dello strumento, in particolare ho introdotto alcuni parametri, alcuni principi che a mio parere sono importanti nella scelta di un basso elettrico, soprattutto se è il primo. Ovviamente non erano gli unici parametri che si possono valutare per la scelta di uno strumento, ma mi sono sembrati più importanti e più facili in qualche modo da sintetizzare in una lezione di questo tipo. In ogni caso erano orientati al buon senso, come spero che siano orientati al buon senso quelli che vi proporrò oggi, appunto, parlando del posizionamento dello strumento. Perché il posizionamento dello strumento va fatto cercando di alterare il meno possibile il nostro atteggiamento naturale, l'atteggiamento del nostro corpo, la nostra postura naturale. Tratteremo prima il posizionamento da seduti e poi quello in piedi. Per posizionare correttamente lo strumento da seduti, per prima cosa dobbiamo procurarci una normalissima sedia. L'importante è che sia comoda, quindi se ha un'imbottitura è meglio, così potremo stare seduti più comodi e più a lungo. Una volta che ci siamo seduti, dobbiamo verificare che l'angolo del nostro ginocchio, questo angolo qui, questo, sia un angolo di 90 gradi circa. Adesso non starei andare a verificare questa misura col goniometro, ma insomma più o meno dovrebbe essere quello. In ogni caso dovremo assumere una posizione che ci consenta di avere i piedi piatti sul pavimento, cioè non dovremo stare né sulle punte né sul tallone, quindi piede perfettamente tutto appoggiato al pavimento. Le nostre gambe dovranno essere leggermente divaricate, diciamo a occhio direi un angolo di circa 30 gradi, anche qui non starei troppo a valutare la cosa col goniometro. Se lo riteniamo necessario possiamo ricorrere all'uso di un poggiapiede come questo, è il classico poggiapiede che usano i chitarristi. Suggerisco di usarlo soprattutto agli aspiranti bassisti molto giovani perché probabilmente quando si è ancora piccoli di corporatura è probabile che mettendo i piedi a terra la coscia possa avere un'angolazione inclinata verso il pavimento, per cui diventa poi difficile trattenere lo strumento sulla gamba. Ricorrendo al poggiapiede si ottiene un'angolazione della coscia che consente appunto di tenere ben saldo lo strumento. La nostra schiena dovrà essere sicuramente eretta ma senza tensioni, soprattutto dovremo essere pronti a incurvarci un pochettino col busto per meglio accogliere lo strumento. A questo punto prendiamo il nostro basso e lo posizioniamo nell'angolo tra
la gamba e il busto, cioè in questo punto qua, curando di mettere a contatto il corpo del basso con il nostro busto. Dobbiamo immaginare che tra il corpo del basso e il nostro busto ci sia una sorta di snodo, una specie di cerniera che ci consenta contemporaneamente il movimento orizzontale sull'asse orizzontale e il movimento verticale sull'asse verticale. Questi due movimenti dovranno essere liberi perché ci serviranno. Ora adagiamo il nostro braccio destro sul corpo dello strumento cercando di scaricare il peso del nostro braccio sul corpo dello strumento. È un'operazione che richiede un po' di concentrazione, un po' di consapevolezza del proprio corpo. Cerchiamo di sentire il nostro braccio sullo strumento e il peso che viene scaricato sul corpo dello strumento semplicemente rilassando questa parte del braccio dalla spalla fino al gomito. Riguardo la mano destra, per il momento limitiamoci a trovare una posizione comoda. In questa fase non ci serve impostare la mano per prepararla a suonare. Dell'impostazione della mano destra ci occuperemo nella prossima lezione. Al momento ci serve soltanto poggiarla in qualche modo e dunque direi di poggiare il pollice sulla corda più grave, cioè il Mi, oppure sul pick up a seconda di come ci viene più comodo, e lasciare andare le altre dita così come vengono. La nostra mano sinistra avrà il pollice dietro al manico, qui dietro, qui, e le dita messe un po' come vengono, non è importante in questo caso, sulla tastiera. Cerchiamo di avere un atteggiamento rilassato anche del braccio sinistro. La cosa importante è che la parte superiore del braccio, cioè dalla spalla al gomito, sia rilassata. Quando siamo sicuri di avere un atteggiamento abbastanza rilassato, facciamo questa prova. Con la mano sinistra tiriamo verso di noi il manico, in questo modo. Facendo questo, il corpo viene in avanti, in questa maniera, per cui ci troviamo ad avere il braccio destro tutto avanzato e il braccio sinistro tutto arretrato. Se noi adesso cerchiamo nuovamente la sensazione di rilassamento che avevamo un attimo fa, ecco che in modo naturale sono le nostre braccia a portare lo strumento dove era prima. Questa sarà la nostra posizione di partenza. Facciamo un'altra prova adesso. Proviamo a portare più indietro possibile il braccio destro e più avanti possibile il braccio sinistro. Forziamo un pochino. E adesso rilassiamo di nuovo le braccia e vediamo che bene o male, sempre in quella posizione, torniamo. Questa posizione di partenza è fortemente condizionata da quanto siamo più o meno alti, più o meno bassi, da quanto la nostra corporatura può essere più o meno minuta o più o meno massiccia. Faccio un esempio: se io avessi una pancia molto pronunciata, è chiaro che già il mio basso sarebbe posizionato un pochino più avanti e dunque probabilmente dovrei cercare il mio equilibrio in un'altra maniera. Dunque ciascuno di noi, seguendo questo principio, dovrà fare la propria ricerca e le proprie valutazioni. Come diceva il maestro Miyagi in Karate Kid, una volta imparate le regole del karate, devi trovare il tuo karate. Ora non ricordo se le parole fossero esattamente queste, ma quello che vale è il concetto, cioè una volta imparate le regole devi farle tue e trovare la tua strada. In linea di massima, comunque, una posizione che ritengo corretta è quella per cui, immaginando di avere sotto di noi il quadrante di un orologio e avere davanti a noi, di fronte a noi, le ore 12, la posizione del manico sarà orientata indicativamente verso le ore 10. Un altro riferimento può essere il nostro ginocchio sinistro. Diciamo che nel mio caso il manico passa sopra il ginocchio sinistro orientato verso le ore 10. A questo punto torniamo sull'aspetto della mobilità dello strumento, perché quello che succederà il più delle volte nella pratica del suonare è che spostandoci con la mano sinistra dal registro grave al registro acuto, cioè in questa direzione, da questa parte, il manico si allontanerà da noi
cioè si divaricherà da noi, mentre spostandoci con la mano sinistra dal registro acuto a quello grave, quello che accadrà è che invece il manico si riavvicinerà a noi. Questa mobilità è un aspetto importantissimo dello strumento, in quanto ci consente di avere una libertà di azione che altrimenti non riusciremmo a avere tenendo invece il manico fermo. Anticipo qui un altro aspetto che mi preme sottolineare, che comunque vedremo meglio quando imposteremo poi la mano sinistra sulla tastiera in una prossima lezione. Soprattutto quando si è alle prime armi con il basso elettrico, c'è la tendenza a protendere in avanti la testa con tutto il collo e a tirare indietro il manico per poter vedere direttamente le dita sulla tastiera. Ecco, questa rischia di diventare una postura veramente molto forzata che molto presto potrà darci dei problemi. Dovremo imparare a fidarci di quello che vediamo, cioè dell'unica corda che vediamo stando leggermente arretrati rispetto alla tastiera, la corda Mi, e dei segnatasti che oltre a essere frontalmente sulla tastiera sono anche sul profilo del manico. Inoltre dovremo imparare a fidarci anche della sensazione tattile delle nostre dita. Se ci alleniamo a fidarci di questi due aspetti, impareremo a mettere le dita sulla tastiera senza sostanzialmente vederle direttamente, con grande giovamento però della nostra postura, che sarà comunque più rilassata. Ma ripeto, di questo aspetto poi ne parleremo al momento opportuno, quando esamineremo l'impostazione della mano sinistra sulla tastiera. Per il posizionamento dello strumento in piedi valgono le stesse considerazioni che abbiamo fatto per il posizionamento da seduti, con l'aggiunta di un nuovo elemento, la tracolla. Nel gioco delle variabili che regolano il posizionamento dello strumento, la tracolla ne inserisce una nuova, l'altezza dello strumento. Infatti, quando siamo seduti, l'altezza del nostro basso è fissa in quanto è appoggiato sulla nostra coscia, mentre quando siamo in piedi il basso è appeso alla tracolla, che grazie alla variabilità della sua lunghezza ci consente di posizionare il basso all'altezza che preferiamo. Per prima cosa sarà il caso di procurarci una tracolla sufficientemente larga e magari anche imbottita, perché una volta che la tracolla sarà sulla nostra spalla con il basso agganciato, tutto il peso graverà sulla nostra spalla sinistra. Dunque, quanto più sarà distribuito, tanto più comfort avremo. Ora andiamo ad agganciare il nostro basso alla tracolla, curando di farlo molto bene, perché uno sganciamento accidentale provocherebbe la caduta dello strumento con i danni che possiamo immaginare. Particolare attenzione dobbiamo rivolgere a come colleghiamo il cavo audio all'uscita sul nostro strumento. Infatti, quando si è alle prime armi è facile commettere un errore fatale, cioè quello di collegare il cavo in questo modo, direttamente. Così facendo siamo esposti ad un possibile incidente. Infatti, quello che potrà succedere calpestando accidentalmente il cavo audio è che il jack venga strappato via dall'uscita sullo strumento. Bene che ci vada, sentiremo un forte rumore uscire dal nostro amplificatore, ma potrebbe andare peggio, perché potremmo danneggiare il cavo o peggio ancora l'uscita del nostro strumento. Per evitare questo incidente basterà passare il cavo dietro alla tracolla per poi riportarlo avanti e inserirlo nell'uscita audio dello strumento. In questo modo, se anche dovesse capitarci di calpestare il cavo, non accadrà niente, perché il cavo stesso sarà saldamente tenuto tra la tracolla e il corpo dello strumento. L'altezza a cui tenere lo strumento è un fatto assolutamente personale, che richiede un po' di sperimentazione e un po' di ricerca. Su questa tracolla io ho 3 posizioni predefinite. La prima è questa, che io in realtà ho usato molto di rado, perché mi posiziona lo strumento piuttosto in basso, dandomi una sensazione di scarso controllo, soprattutto con la mano sinistra. Vero è che se ci si abitua a questa posizione si riesce a stare piuttosto rilassati. In genere io preferisco una posizione intermedia, che è questa,
che mi consente una certa rilassatezza e un buon accesso a tutti i registri dello strumento. Quando però ho la necessità, per esempio, di fare un uso polifonico del basso, cioè suonare degli accordi nel registro alto dello strumento, allora preferisco utilizzare un posizionamento ancora più alto. In questo modo ho la massima accessibilità alle note acute dello strumento e sono facilitato a fare gli accordi, quindi un uso polifonico del basso. Come ripeto, trovare l'altezza giusta dello strumento richiede un po' di ricerca e un po' di sperimentazione. Vero è che storicamente ci sono stati dei generi musicali che hanno condizionato il posizionamento del basso. Per esempio nei gruppi grunge o punk degli anni 80 i bassisti molto spesso tenevano il basso all'altezza delle ginocchia, mentre sul versante funk fusion jazz, soprattutto negli anni 80-90, i bassisti non di rado portavano lo strumento quasi sotto l'ascella. Starà a noi sperimentare per trovare l'altezza che ci darà maggior comfort, tenendo presente che probabilmente nel corso del tempo la cambieremo, perché con ogni probabilità cambierà il nostro modo di sentire la musica e con esso il nostro atteggiamento fisico, la nostra postura mentre suoniamo. Per il resto, come dicevo, valgono tutte le considerazioni che abbiamo fatto per il posizionamento da seduti. Il braccio destro si adagia sul corpo dello strumento, scaricandovi il peso e agevolando in questo modo una proiezione in avanti del manico. Questa proiezione in avanti ci consente di avere il miglior accesso a tutti i vari registri dello strumento. Ricordiamoci che l'angolazione del manico rispetto a noi è variabile a seconda di quello che ci troveremo a suonare. La mano sinistra, anche qui come nel posizionamento da seduti, non dovrebbe giocare nessun ruolo nel sostenere lo strumento, ma rimanere libera per diteggiare le note sulla tastiera. Tuttavia, alcune volte questo non sarà vero, ma lo vedremo più avanti. Bene, eccoci tornati nuovamente seduti. Spero che questa lezione sul posizionamento dello strumento possa essere di utilità a tutti coloro che sono nuovi al mondo del basso elettrico. E vi ricordo, come ho detto all'inizio, che a questa lezione è collegato un approfondimento sull'accordatura del basso elettrico. Vi consiglio di vederla perché oltre a parlare dell'accordatura del basso elettrico, mostrando più di un metodo, faccio anche qualche considerazione sulla natura del suono e sui registri. Il link all'approfondimento lo trovate in descrizione a questo video. Se avete domande, dubbi, perplessità, punti di vista, critiche, scrivetemi nei commenti, sarò lieto di rispondervi. Per il momento vi ringrazio per aver seguito anche questa seconda lezione e ci vediamo prestissimo per un'altra lezione. Grazie a tutti, a presto, ciao ciao!